Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di caco partendo semplicemente dai semi che ci sono all'interno del frutto, quindi praticamente dagli scarti e a costo zero. Seguite il video perché sono sicuro che sarete contenti di averlo fatto una volta che capirete quanto sia facile riuscire a fare nascere una di queste piantine, ma soprattutto a prendersene cura. Procuratevi un frutto bello maturo ed aiutandovi con un coltello apritelo in 4 parti. Aperto il frutto in 4 parti non resterà altro che cercare all'interno della polpa i semi, così guardate, è davvero molto semplice, basterà letteralmente con le dita andare a scavare all'interno e tirarli fuori. Ed alla fine otterremo i semi. Considerate che mediamente all'interno di un frutto se ne trovano da 1 a 5, direi che questo è stato davvero ottimo come risultato. Quando estraete il seme dal frutto, questo è ricoperto da una patina gelatinosa. Mi raccomando, è importantissimo pulire il seme prima di seminarlo, perché la patina, se la doveste lasciare, potrebbe ammuffirsi e quindi creare dei batteri e dei funghi dannosi per la pianta che nascerebbe, rischiando addirittura di farla morire. Per pulirlo sarà davvero molto semplice, prendete il seme, lo passate all'interno di un tovagliolo e da questo stato arriverete a questo, che è quello ideale. Ed una volta puliti sarà il momento di passare alla semina, quindi procuratevi un contenitore, anche in plastica andrà benissimo, che sia trasparente e che si possa chiudere ermeticamente. Apritelo, prendete un fazzolettino di stoffa che sia 20 cm x 20 cm, anche un tovagliolo andrà benissimo, o comunque un pezzo di stoffa di recupero, mettetelo all'interno del contenitore, prendete i semi ed andate ad adagiarli all'interno in questa maniera, guardate, così. Poi chiudete i lembi sopra. Prendete uno spruzzino e fate in modo che il tutto venga bagnato abbondantemente. Quando il tovagliolo sarà perfettamente bagnato, sarà sufficiente prendere il coperchio e chiudere il contenitore. Non resterà altro che aspettare circa 20 giorni e poi andare a verificare se all'interno qualcosa sta nascendo oppure no. Trascorsi 10 giorni, se andiamo a riprendere i semi per verificare a che punto sia la germinazione, potremo notare che tutti hanno iniziato a fare nascere una piccola radice. Direi che è davvero un successo, praticamente del 100%. Però la radice è ancora piccolina, quindi io vi consiglio di richiudere il tutto ed aspettare ancora qualche giorno, sino a che la radice non sarà un pochettino più grande, e spostare poi il tutto direttamente nei vasetti col terreno. Fatti trascorrere altri 7 giorni, andando a riprendere i semi potremo notare che questi hanno fatto crescere l'apparato radicale in maniera direi egregia, quindi è proprio questo il momento nel quale dobbiamo prenderli e metterli a dimora nel terreno. Riempito il vaso col terreno non resterà altro che procedere con la semina e per fare questo occorrerà fare semplicemente un buco nel centro del vaso in questa maniera. Una volta fatto prendete il seme e, avendo l'accortezza di mettere la punta della radice che vada verso il basso, inserite il seme in questa maniera, così. Fate in modo che non venga completamente interrato tutto, quindi lasciate un terzo circa del seme fuori dal terreno, così. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio il seme come deve rimanere fuori dal terreno. Guardate, ce n'è proprio una puntina, quindi una puntina della testolina deve rimanere all'esterno in questa maniera, sono circa 4-5 mm. Una volta inserito questo nel terreno, bagnare abbondantemente. Terminato di bagnare, prendere un sacchettino di plastica ed andare ad inserire all'interno di questo il vaso, dopodiché chiudere. Così facendo creeremo all'interno del sacchettino un microclima con temperatura ed umidità costante. Il fatto di metterlo appunto all'interno di questo sacchetto agevolerà e accelererà la germinazione del seme stesso. Alla fine del video vi mostrerò la differenza tra un seme che cresce all'interno del sacchettino e un altro che invece cresce a temperatura ambiente non modificata. Dategli un'occhiata perché è davvero molto carino vedere la differenza tra i due. Trascorsa meno di una settimana, se andiamo a riprendere il vaso con il seme che abbiamo messo a dimora nel terreno, potremo notare che l'apparato radicale di questo si sta sviluppando in modo direi perfetto, addirittura si inizia a intravedere fuori dal terreno, eccolo qua. E questo puntino verde, ed in più questo crescendo sta praticamente spingendo fuori dal terreno tutto il seme. Infatti, se ricordate, inizialmente questo era interrato e ne rimaneva solo una piccola parte, 3 mm fuori dal terreno, adesso c'è quasi 1 centimetro, diciamo che l'ha praticamente fatto uscire completamente fuori dal terreno. Trascorse circa 2 settimane da quando il seme è iniziato a germinare, questo è ciò che potremo ottenere. Ecco qua, come possiamo notare, il semino ormai è completamente fuori dalla terra, disterà dalla testa circa 2 cm ed addirittura la membrana si sta rompendo. Ecco qui.
Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia la rottura della membrana. Una volta che questa si sarà completamente lacerata, cadrà nel terreno e darà così la possibilità alle foglioline che ci sono all'interno di liberarsi e crescere correttamente. Trascorsi altri 5 giorni, andando a riprendere la pianta, questo è ciò che potremo ottenere, ovvero una pianta che sta crescendo in maniera assolutamente veloce e rigogliosa. Possiamo notare che si sono sviluppate le prime 2 foglioline e dall'interno addirittura il primo germoglio, che è proprio da qui che si svilupperà la pianta vera e propria. Il seme, come possiamo notare, in pratica si è quasi prosciugato ed è rimasta solo la membrana. Molti infatti a questo livello prendono la piantina tenendola e praticando una trazione lo tirano via. Io consiglio di non farlo mai per 2 motivi. Primo, perché facendo appunto questa forza, questa trazione, rischieremo di lacerare o addirittura rompere la fogliolina, quindi andando a compromettere quantomeno l'aspetto fisico, se non proprio la salute della piantina. Il secondo motivo è che comunque questa membrana ha degli elementi nutritivi che sino a che sarà attaccata alla piantina gli trasmetterà, quindi facendola crescere in maniera più veloce e più robusta. Nell'ipotesi che una volta estratto il seme dal frutto voi vogliate procedere immediatamente alla messa in dimora dello stesso nel terreno e quindi non aspettare la primavera, io vi consiglio caldamente di utilizzarlo il sacchetto e di creare quel microclima di cui vi parlavo prima e vi mostro anche il perché. Questi 2 semi sono stati messi esattamente lo stesso giorno a dimora nel terreno, però questo di destra è stato messo all'interno del sacchettino e quindi con un clima e una temperatura e anche un'umidità alterati ma sicuramente migliorati per favorire la germinabilità del seme. Quest'altro invece è cresciuto a temperatura ambiente. La differenza è davvero visibile all'occhio. Questo ha già sviluppato un apparato fogliale, mentre quest'altro è ancora in fase embrionale e di fare spuntare le foglioline non accenna minimamente. Ecco qua. Questa, come quasi tutte le piantine che nascono da seme, quando sarà una pianta adulta, quindi avrà superato i 2 anni di vita ed avrà almeno un tronco di circa 2 cm, dovrà essere innestata, proprio al fine di far produrre alla stessa dei frutti che siano buoni e commestibili. Però, mi raccomando, non vi fate spaventare dall'idea di dover innestare una pianta, perché questo procedimento è davvero molto semplice. E questo è il risultato che potremo ottenere dopo circa 10 mesi dalla messa in dimora del seme nel terreno, ovvero una pianta alta indicativamente 20 cm che, oltre ad essere sana, è anche molto bella esteticamente. All'inizio la pianta crescerà molto lentamente, almeno sino a quando l'apparato radicale non si sarà completamente sviluppato. Una volta che questo sarà forte, allora crescerà in maniera esponenziale. Considerate che adesso la pianta ha delle foglioline con dimensioni di circa 8 cm. Quando il soggetto diventerà adulto, le foglie raggiungeranno queste dimensioni. Guardate le differenze. In queste immagini vi mostro come il seme, una volta messo all'interno del terreno, si sviluppi, quindi passando da una fase embrionale sino a diventare una piccola piantina con le prime 2 foglioline ben sviluppate. Vi mostrerò inoltre quali siano i passaggi che il frutto deve fare per passare da fiore sino a frutto maturo, ovvero quello che poi sarà commestibile. Ed in più potrete notare anche come i frutti appaiano sull'albero. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete dategli anche un'occhiata. Ed in più vi chiedo anche un'altra cortesia, se vi è piaciuto condividetelo sui social, perché così facendo mi aiuterete a far crescere il canale. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.